Salve a tutti ragazzi, buongiorno, buon lunedì e bentornati sul canale a parlare di Napoli. È l'ennesima amichevole vinta 3-1 con il Crystal Palace. Finiscono le amichevoli del ritiro, di questo ritiro invernale, e il Napoli non lascia spazio a nessuno. Stessa mentalità, stessa aggressione dello spazio, stesso dominio territoriale. Però mi volevo soffermare un attimo prima al gol che ha fatto Osimhen, perché il gol che ha fatto Osimhen appena l'ho visto e appena buttato la palla dentro ho rivisto Eto'o. Mi potete dire sì, forse stai esagerando, forse Eto'o era più tecnico, forse Eto'o era più decisivo. Mi trovate d'accordo sul fatto che Eto'o era più tecnico e forse era più decisivo, ma lo è diventato, così come lo sta diventando Osimhen. Infatti è proprio questo il punto. Osimhen dall'inizio dell'anno ad adesso è migliorato tecnicamente, secondo me, più del 50%. Il gol che ha fatto ieri, o sei migliorato tecnicamente o non lo fai. Non tanto per il sombrero al difensore, per il pallonetto, tu come ti sei smarcato, ma per come hai messo la palla, per come hai incrociato il tiro dall'altra parte. Grandissimo gesto tecnico di Osimhen che pareggia i conti perché eravamo andati sotto 1-0, e questo è un altro lato positivo. Il Napoli va sotto ma reagisce 3 minuti dopo. È un Napoli che lo ha fatto dall'inizio dell'anno e continua a farlo. Non importa se la partita sia un amichevole, sia una partita di Champions, sia una partita di Serie A. È una mentalità inculcata oramai nella testa dei giocatori. Lo abbiamo visto anche nelle riserve che sono entrate. Bene Zedatka, bene Zanoli, chi altro? Lobotka e Lobotka e Ostigard mi hanno impressionato per forma fisica e condizione. E poi Ndombele non mi è dispiaciuto, e ovviamente l'amichevole scorsa e questa amichevole sta tutta nelle mani di Raspadori. Raspadori nell'amichevole scorsa ruba un pallone insieme a Kvaratskhelia sulla sinistra e la mette all'incrocio. Ieri da 20-25 metri scocca un tiro nel set. Il piede è caldissimo e la condizione da campionato c'è già, almeno per quanto riguarda Raspadori e Osimhen. Ci siamo. Forse un po' più appannati Politano, il più appannato è Kvaratskhelia, ma già dai giornali il Kvaratskhelia non è lo stesso di quello dell'anno scorso, non è lo stesso del precampionato, non è lo stesso di questo, non è lo stesso di quell'altro. Ragazzi, noi dobbiamo renderci conto che viene da un infortunio e sta rimettendo benzina nelle gambe, sta recuperando dall'infortunio, perché comunque la pubalgia, scusate, la lombalgia è una cosa che va presa veramente con le pinze e va curata bene, quindi senza strafare. Ieri qualche scampolo di partita, però si è visto che non è ancora in condizione. Lo aspettiamo al top della forma, tanto manca ancora un mese all'inizio del campionato e questa Serie A che ci manca e continua a mancare. Però questi amichevoli ci tengono compagnia e ci fanno vedere un po' il lavoro svolto da Spalletti nella sosta o durante la sosta. È un Napoli che ha la stessa mentalità, mancano tanti elementi, mancano tutti i nazionali ovviamente, che devono ancora tornare dai 10 giorni di ferie dopo il mondiale, ed è un Napoli che mi è piaciuto sia contro l'Antalyaspor sia ieri. Forse ieri anche un tantino più tonici, però c'è una cosa da dire: le partite su quei campi e con quelle inquadrature e con quelle telecamere, senza uno zoom, sembrava essere tornati a 20 anni fa, che mi sta anche bene. Però se dobbiamo tornare a 20 anni fa io accendo la radio e mi attacco alla radiolina e sento le partite, perché non si può guardare un amichevole del genere, non tanto nemmeno tanto per il campo dove abbiamo giocato, perché comunque sul sintetico è un terreno di gioco in buone condizioni, però ci sono le linee, che cos'era, del football americano, credo, per terra. Ci sono altre linee, le linee dell'area e dei falli laterali poco marcate.
delle inquadrature che comunque sembrava che stavi giocando la PlayStation 2 ancora con una sola inquadratura o due che la potevi cambiare. Comunque, fatto sta, dobbiamo parlare di Napoli e il Napoli ieri ha dominato un'altra partita. Il Crystal Palace non è l'Antalya Sport. L'Antalya Sport è sicuramente una squadra di media classifica, decimo mi sembra che sta in Turchia, sarebbe un Bologna o una Fiorentina attuale di Serie A. Il Crystal Palace nelle ultime 6 uscite in Premier ha vinto 4 partite e la Premier non mi sembra il campionato più scarso del mondo, quindi poi devono cominciare, comunque a Natale si gioca in Premier, quindi credo che la loro preparazione sia stata un po' più avanti della nostra. Ripeto, sono solo supposizioni, ma pur avendo avuto una squadra contro con una maggiore preparazione fisica, più avanti di condizione, abbiamo vinto 3-1, altri 3 gol, Raspadori in forma stratosferica per questo campionato e Osimhen si conferma la punta di diamante di questo Napoli. Questo era quanto, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ciao!